a tutti, benvenuti e bentornati nel mio canale, mi chiamo Alessia Giona e oggi faremo una cosa diversa dal solito, un fai da Ale, che è un po' che non me li porto in realtà, però finalmente ho trovato qualcosina in cui mettere le mie manine e provare ad approcciarmi, diciamo, fisicamente a queste cose. Ho trovato uno specchio in realtà è uno specchio di Ikea che non mi serve più, nel senso l'ho recuperato da appunto questo specchio di Ikea, che se riesco vi metto una foto qui, è uno specchio che in teoria vendono ancora e appunto volevo creargli una cornice un po' diversa. Adesso vanno un sacco di moda quelle cornici un po' fatte o con l'argilla espansa, credo sia una specie di cosa spugnosa colorata foam, qualcosa si chiama, che si asciuga all'aria, mentre io pensavo di utilizzare il DAS perché mi permette di creare, diciamo, forme credo un po' più complesse e credo sia anche un po' più resistente. Insomma, volevo provare a giocare con DAS e questo specchio e vedere cosa viene fuori. Volevo ispirarmi un po' a forme amorfe, un po' diciamo linee sinuose e uno specchio, diciamo, renderlo uno specchio un po' artistico. Quindi bando alle ciance e vediamo cosa combinerò. Bene, ora che vi siete goduti l'SMR di io che spacchetto lo specchio, possiamo procedere a questo avvenimento storico, nonché io che faccio una cosa più grande di 10 cm, quindi vedremo cosa ne verrà fuori perché sono veramente curiosa. E allora, innanzitutto ho preso quasi un panetto intero di DAS, lì adesso ne vedete solo mezzo, ma perché in realtà ho fatto solo un mega bigolo per mezzo specchio. Vi consiglio, se dovete partire da zero con questo processo, a farne uno intero per evitare appunto crepe successive. Piccolo spoiler, non sono assolutamente successe queste piccole crepe, mannaggia, e appunto quindi sarà 1 chilo di DAS, quindi fate un mega bigolo con 1 chilo di DAS. Questo era mezzo chilo, quindi poi ne ho aggiunto un altro mezzo chilo. Sempre questo bigolo lo lisciate perfettamente già prima di metterlo sullo specchio, perché altrimenti poi diventa sempre più complesso da modellare, e quindi cercate di lisciarlo e tenerlo sempre umido, perché comunque il DAS, ho scoperto, se comincia un attimo a seccare diventa molto più difficile da modellare, quindi continuate a tenerlo umido se avete intenzione di poi lisciarlo o fargli qualcos'altro. Infatti io la prima metà l'ho inumidita tutta finché appunto poi ho fatto la seconda metà, che appunto ho tagliato, ho rifatto anche quella e ho tenuto sempre tutto quanto molto bagnato con acqua. Qui l'ho spostato su un supporto in plastica in modo che non si attaccasse al tavolo e che fosse un attimo più agevole da spostare e girare. E ho creato appunto questo secondo bigolo che, vi ripeto, forse era meglio ne avessi fatto uno unico, e anche qui appunto l'ho modellato, l'ho lisciato, eccetera eccetera eccetera. Consiglio spassionato in questo caso, mettetevi su un supporto che non balli come il mio. Io avevo provato a inscocciare questo pezzo di cartone sul tavolo, ma continuava a andare avanti e indietro e mi rendeva il tutto più difficile, ma giustamente ufficio complicazioni affari semplici, mi chiamo anche, quindi va bene così. E poi per unire questi due bigoli è stata la cosa più complessa della vita, nel senso che ho dovuto ogni tanto raschiare le estremità di questi due, diciamo, mega spagotti, in modo che creassero, diciamo, del materiale di unione. E poi ho cominciato a lisciare con gli arnesi, che vi straconsiglio di acquistare se avete intenzione appunto di modellare del DAS o dell'argilla, insomma, perché con le mani riesci a fare la metà di quello che riesci a fare con questi mini arnesini in legno. Poi tra l'altro non costano neanche tantissimo, costano 5 euro su Amazon, ed è comunque un set abbastanza completo perché c'hai lo stuzzicadente, la specie di taglierino, il coltellino, quello che liscia, quello che fa tipo le raschiature, quello che scalpella, quindi diciamo
vi tornano abbastanza utili. E quindi in alcune parti l'ho lisciato perfettamente ed era venuto appunto abbastanza bene, in altre parti ho dovuto aggiungere del materiale, come appunto nel secondo punto di unione, quello in alto, lì ho dovuto aggiungere un altro pezzo di DAS che mi aiutasse appunto a far unire il primo bigolo col secondo bigolo, perché non aveva intenzione di attaccarsi, continuava appunto a spostarsi, creparsi eccetera. Quindi in alcune parti sappiate che appunto dovrete o aggiungere o togliere materiale in base al DAS, quello che decide di prendere, cioè come che decidete di prendere forma dovrà magari essere tolto del materiale per poterlo lisciare alla perfezione. E quindi poi ho cercato di fare un piccolo smusso verso l'interno in modo da dargli una forma un po' più definita, più che un solo bigolo applicato sullo specchio, e qui è stato veramente complesso, soprattutto nei raggi interni è stato veramente difficilissimo riuscire a lisciarlo alla perfezione, soprattutto perché questi mini arnesi non sono tondi, quindi comunque lasciavano delle lineette e nei raggi interni continuavano a fare le pieghe, quindi è stato veramente difficilissimo da lisciare. Infatti ci ho impiegato una mattina intera tra impastarlo e poi lisciarlo tutto, ci ho messo tipo dalle 9:30 fino a mezzogiorno circa, e però è stata una bella sfida, devo ammettere, mi sono divertita e poi il risultato comunque mi piace molto. Piccolo consiglio inoltre per il futuro, probabilmente avrei dovuto staccare lo specchio dal mega bigolone e lasciarlo asciugare a parte, e dopo aver preso appunto la dimensione dello specchio, in quanto poi è stato difficilissimo staccarlo, cioè nel senso non l'ho proprio staccato perché si crepava. Infatti nella parte in alto dove che vedete che è stato già difficile attaccare i due bigoli, lì si era crepato, quindi alla fine ho dovuto lasciarlo così com'era, non ho potuto staccarlo dallo specchio per pulire bene lo specchio per esempio. Quindi se dovessi rifarlo in futuro probabilmente farei un bigolo e lo farei asciugare su un piano e non sullo specchio direttamente, perché questa cosa mi ha, diciamo, reso difficili le cose ancora di più. Inoltre il DAS una volta asciutto diventa un materiale molto 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 fragile, quindi qualsiasi movimento che gli fate, anche semplicemente per farlo asciugare, io ho fatto asciugare prima 2 giorni con la faccia superiore e poi l'ho girato al contrario, ho fatto asciugare altri 2 giorni, perché essendo pieno impiega tantissimo ad asciugatura, e in questo caso poi diventa molto fragile, quindi abbiamo dovuto realizzare un supporto, dico abbiamo perché in questa impresa mi ha aiutato anche mio padre, ciao papi, grazie, e appunto non è stato per niente semplice sia il ritagliare il pezzo di legno da fare da supporto a questo oggetto, sia poi creare una continuità tra il pezzo di legno e il DAS, in quanto abbiamo dovuto utilizzare dello stucco che creasse, diciamo, che riempisse questi buchi. Comunque il supporto poi che sono andata a realizzare una volta asciutto l'ho creato sulla forma proprio del DAS che aveva attualmente, in modo da coprire più parte superficie di specchio e DAS, in modo che la colla creasse una certa continuità. Poi una volta che tutto fosse incollato abbiamo usato il Pattex 1000 chiodi e ci ha permesso, diciamo, di incollare perfettamente specchio, DAS e legno. Qui vedete appunto la tavola di legno, questo era un medium density di 5 mm e che prima ho preso un rettangolo e poi ho tagliato a misura con un seghetto. Abbiamo aggiunto poi successivamente dei gancetti che servivano per appunto attaccarlo al muro incollato, e poi questo è il risultato con lo stucco che abbiamo appunto tamponato anche nella parte superiore per riuscire a creare un po' questo effetto materico anche nella parte superiore, non solo nel lato per riempitivo, diciamo, ecco. Successivamente a questa fase, una volta che lo stucco si è completamente asciugato, e in questo caso ci ha impiegato almeno una giornata circa nell'asciugatura, ho ridipinto tutto quanto lo specchio con una vernice bianca acrilica, e poi lo specchio dovrebbe essere finito finalmente dopo quasi, dico 3 settimane di lavoro, perché ci ho lavorato solo nei weekend e i tempi di asciugatura sono lunghissimi, però ne è valsa la pena, diciamo. È stato un po' una sfida personale, ma mi ha reso veramente molto molto fiera del mio risultato, quindi spero che piaccia anche a voi. Fatemi sapere giù nei commenti se avete mai fatto qualcosa di simile, se appunto vi è ispirato, se magari lo farete, e noi ci vediamo in un prossimo video.